Benvenuti sul mio canale, io sono Electra Bones e oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno della storia degli scacchi. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con Steinitz, divenuto nel 1886 il primo campione del mondo ufficiale di scacchi. Morirà a New York nel 1900 e nonostante il successo negli scacchi, visse gran parte della sua vita in povertà, con grosse difficoltà nel gestire le sue finanze. Questo triste epilogo sarà di insegnamento per i successivi campioni del mondo che diventeranno molto più esigenti e attenti nel gestire il loro patrimonio e successo. La figura di Steinitz segnerà l'ingresso nell'epoca moderna degli scacchi. Pronti a partire? Non dimenticate di mettere un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ma ora andiamo! Steinitz riuscì a conservare il titolo per ben 3 volte. Dato che si era trasferito in America da qualche anno, toccò agli sfidanti compiere il lungo viaggio oltreoceano. Tutti e 3 gli incontri, infatti, si svolsero a La Habana. Fu sfidato dal russo Mikhail Chigorin nel 1889, dall'ungherese Isidor Gunsberg nel 1890 e ancora da Chigorin nel 1891. Il suo regno si concluse nel 1894, quando uno Steinitz, ormai 58enne, perse il titolo contro il più giovane matematico tedesco Emanuel Lasker. Quest'ultimo, alla fine della sfida, non mancò di esprimere parole di elogio e stima per il campione uscente. Lasker riuscirà a conservare il titolo per ben 27 anni, il periodo più lungo di tutti i campioni del mondo. Fu uno dei primi a porre l'attenzione sull'aspetto psicologico degli avversari e a sottolineare l'importanza della natura dinamica degli scacchi e dei vantaggi, dove i vantaggi tattici possono trasformarsi in vantaggi strategici e viceversa. Oltre a difendere il titolo per 6 volte, vinse numerosi tornei internazionali e scrisse diversi libri di scacchi, tra cui uno dei più famosi è Common Sense in Chess. Pubblicato nel 1896, il libro era una raccolta di 12 lezioni che Lasker tenne davanti a un pubblico di giocatori di scacchi a Londra nella primavera del 95. Il libro viene considerato un classico della letteratura scacchistica e influenzò generazioni di giocatori con le sue idee chiare e semplici. A quanto sappia, non ne esiste purtroppo una versione in italiano. Lasker fu molto più attento alla gestione del denaro, imparando dalla sfortunata sorte toccata a Steinitz. Infatti, oltre a pretendere e a cercare di gonfiare il montepremi delle sfide mondiali, si batté anche per ottenere il copyright sulla pubblicazione delle proprie partite da parte di riviste e libri. Ma sfortunatamente per lui, senza successo. Continuò a giocare a scacchi ad alti livelli fino agli anni 30, nonostante le difficoltà personali e le persecuzioni perpetrate durante il regime nazista. Ma a un certo punto fu costretto a fuggire dalla Germania di Hitler insieme al suo grande amico Albert Einstein, essendo entrambi di origine ebrea. Tra parentesi, anche il famoso fisico teorico era un amante del gioco degli scacchi, pur non apprezzandone il lato competitivo. Del campione Einstein disse: Emanuel Lasker è stato senza dubbio uno degli uomini più interessanti che io abbia mai conosciuto nei miei anni maturi. Difatti, bisogna aggiungere che Lasker non fu solo un grande maestro di scacchi, ma anche un matematico di rilievo e filosofo, fornendo ad esempio contributi significativi nel campo dell'algebra commutativa. Se c'è qualche esperto di algebra commutativa, si palesi pure nei commenti, esponendoci in profondità il lavoro del tedesco. Il XX secolo viene considerato l'età d'oro degli scacchi, con l'emergere di vere e proprie leggende come il cubano José Raúl Capablanca. Considerato uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi, nasce nel 1888 a La Habana, a Cuba, mostrando un talento straordinario per gli scacchi fin da subito. Imparò a giocare a scacchi all'età di 4 anni, osservando il padre, e rapidamente dimostrò una comprensione profonda del gioco. L'eco delle 3 sfide mondiali giocate da Steinitz a La Habana e l'aver intravisto nelle strade della città lo sfidante, il grande giocatore russo Mikhail Chigorin, ebbero sicuramente un contributo importante nell'indirizzarlo verso la passione per gli scacchi, come ebbe a dire lui stesso.
Conosciuto per il suo stile di gioco elegante e la sua straordinaria abilità nei finali, Capablanca ha dominato il mondo degli scacchi nei primi decenni di questo secolo. Aveva un approccio scientifico agli scacchi e possedeva la capacità istintiva di semplificare posizioni complesse. Scrisse diversi libri di scacchi, tra cui Fundamentals of Chess, considerato uno dei migliori libri di scacchi mai scritti. La sua influenza sul gioco è stata enorme e molti grandi maestri successivi come Bobby Fischer e Anatoly Karpov hanno studiato e ammirato il suo stile. Rimase imbattuto nei tornei per 8 anni, fino al 1924. In questo lasso di tempo giocò 63 partite, vincendone 40 e pattandone 23. Una cosa pazzesca. E divenne campione del mondo di scacchi nel 1921 sconfiggendo Emanuel Lasker e mantenendo il titolo fino al 1927. Ma parliamo del suo successore, il russo-francese Alexander Alekhine, creativo e forte giocatore d'attacco. Divenne il 4º campione del mondo proprio sconfiggendo il cubano nel 1927 in un match leggendario che durò ben 34 partite. Dopo aver ceduto brevemente il titolo all'olandese Max Euwe nel 1935, lo riconquistò poi 2 anni più tardi, non perdendolo più. A questo punto avvenne uno degli episodi più discussi della storia degli scacchi, e cioè la mancata rivincita tra lui e Capablanca. Numerosi furono i tentativi di renderla effettiva, ma vari problemi organizzativi e finanziari, che a quei tempi spesso accompagnavano i match per il titolo mondiale, ne impedirono lo svolgimento. Una delle difficoltà maggiori era il compito che toccava allo sfidante di trovare i fondi necessari per la realizzazione dell'incontro, seguendo le cosiddette regole di Londra del 1922, proposte dallo stesso Capablanca quando era detentore del titolo. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'intervento della FIDE, il sistema di qualificazioni per il campionato del mondo divenne più strutturato e meno dipendente dai finanziamenti privati. Mettendo da parte queste difficoltà oggettive, qualcuno pensa che Alekhine avesse cercato di aggiungere altri ostacoli alla riuscita dell'incontro per paura di perdere il titolo contro il temibile cubano. Voi cosa ne pensate? Sapremo mai la verità? Oltre ai suoi successi come giocatore, Alekhine fu anche un prolifico scrittore e teorico degli scacchi, contribuendo significativamente alla letteratura scacchistica. Introdusse numerose innovazioni nelle aperture, tra cui la famosa difesa Alekhine. Durante gli anni 20 e 30 vinse la maggior parte dei tornei a cui partecipò, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori giocatori del mondo. Per quanto riguarda la vita personale, questa fu segnata da diverse controversie, tra cui accuse di alcolismo e collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Morì quando era campione del mondo nel 1946, l'unico a aspirare detenendo ancora il titolo. Tra l'altro, le circostanze sulle cause della sua morte furono poco chiare e hanno dato adito alle teorie più disparate. Insomma, sulla vita di Alekhine si potrebbe scrivere un romanzo. Se siete interessati, in futuro potremmo approfondire il personaggio. Fatemi sapere nei commenti. È doveroso parlare anche del breve interregno di Max Euwe. Nasce nel 1901 nei Paesi Bassi e diventa il 5º campione del mondo nel 1935, sconfiggendo Alekhine in un match memorabile durato ben 80 giorni. Ma perse subito il titolo 2 anni dopo, nella rivincita. Per questo, sulla carta potrebbe apparire come uno dei campioni del mondo meno importanti. Ma l'impresa di Euwe deve essere considerata straordinaria. Innanzitutto perché partiva da nettamente sfavorito. Alekhine a quei tempi era al massimo della sua forza, vinceva un torneo dopo l'altro ed era considerato imbattibile. E inoltre perché gli scacchi non erano la sua principale attività, perché oltre a dedicarsi ad altre numerose passioni come gare di nuoto, addirittura incontri di box e pilotare aerei sportivi, Euwe era impegnato in primo luogo nell'insegnamento e nella ricerca in campo matematico. Tant'è vero che, dopo aver vinto per la 4ª volta il campionato olandese nel 1933, aveva manifestato l'intenzione di abbandonare le competizioni scacchistiche per dedicarsi ai suoi impegni e alle altre attività.
fu la forte insistenza di un suo amico insegnante a convincerlo a sfidare il campione del mondo. Nel cercare le cause del successo di questa cavalcata straordinaria, qualcuno indica uno dei principali problemi di Alekhine, e cioè l'abuso alcolico. Qualcun altro invece parla dell'atteggiamento rilassato e concentrato che Ewe era riuscito a mantenere per tutta la durata della lunga sfida, non avendo nulla da perdere. Oltre ai suoi successi come giocatore, Ewe pubblicò numerosi libri di scacchi, contribuendo significativamente alla teoria del gioco. E fu anche presidente della FIDE dal 1970 al 1978, periodo durante il quale ha gestito alcune delle sfide più importanti nella storia degli scacchi, tra cui il famoso match del 1972 tra Bobby Fischer e Boris Spassky. Ewe si impegnò molto per far accettare l'uso del rating Elo come strumento ufficiale della FIDE e si dimostrò abile nel mediare nei momenti in cui sorsero conflitti tra i paesi contrapposti nel periodo della Guerra Fredda. Per concludere, ciliegina sulla torta, Garry Kasparov, nel suo libro I miei illustri predecessori, lo indica come un tattico eccezionale. E chi sono io per smentirlo? A cavallo tra le due guerre mondiali si sviluppò anche la rivoluzionaria scuola ipermodernista. Aaron Ninzovich, Richard Reti e Tartakower furono alcuni dei suoi più importanti esponenti. Essi proponevano di controllare il centro della scacchiera a distanza utilizzando pezzi leggeri come i cavalli e gli alfieri, invece che i pedoni, invitando poi l'avversario ad occupare il centro con i propri pedoni per renderli poi oggetto di attacco. Di Ninzovich non possiamo non citare, fra i tanti libri scritti fondamentali per la teoria degli scacchi, il suo più famoso Il mio sistema del 1925, considerato uno dei testi più influenti della storia degli scacchi. In questo libro ha introdotto concetti come il blocco, la profilassi e l'uso delle colonne aperte. Nonostante non abbia mai vinto il titolo di campione del mondo, è considerato uno dei migliori giocatori del suo tempo. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi successi nei tornei internazionali. Uno dei suoi trionfi più significativi è stata la vittoria nel torneo di Karlsbad nel 1929, dove ha battuto giocatori del calibro di José Raúl Capablanca o Rudolf Spielmann. Richard Reti fu un altro di quei giocatori che modificò il suo gioco per abbracciare le tesi ipermoderniste, diventando poi uno dei fautori principali di questo stile. Ha introdotto l'apertura che porta il suo nome, l'apertura Reti, con la quale riuscì a battere Capablanca nel torneo di New York del 1924, la sconfitta che pose fine ai suoi 8 anni di imbattibilità. Fu anche un compositore di studi di finali molto apprezzato e scrisse diversi libri fondamentali per la teoria degli scacchi. Morì il 6 giugno 1929 a Praga a causa della scarlatina. Infine, non possiamo non citare Tartakower, nato nel 1887 a Rostov, sul Don, in Russia. Vinse diversi tornei internazionali. Tra i suoi successi più importanti ci sono i primi posti nei tornei di Vienna, Liegi e Hastings. Come i suoi precedenti colleghi, scrisse diversi libri e articoli, contribuendo significativamente alla teoria degli scacchi. Il suo libro La partita ipermoderna è considerato un classico. Ma Tartakower era noto anche per il suo spirito e umorismo e molte delle sue citazioni sono diventate celebri nel mondo degli scacchi. Una delle sue frasi più famose è: "Gli errori sono tutti lì sulla scacchiera, pronti per essere fatti". Vi racconto un breve episodio per sottolineare il carattere ironico del personaggio. Nel 1933 Tartakower affrontò Alekhine, campione del mondo in carica, alle Olimpiadi di Folkestone. La partita venne aggiornata e il giorno seguente, quando venne aperta la busta, Alekhine, prima ancora che l'arbitro effettuasse la mossa scritta da Tartakower, dichiarò di abbandonare, andandosene. Tartakower commentò l'accaduto in questo modo: "Ad Alekhine non piace perdere, abbandona solo quando non esiste più speranza. Oggi si è presentato solo per vedere se io avessi scritto una mossa irregolare, se fossi partito o se fossi addirittura morto stanotte".
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Tartakover combatté nella resistenza francese contro il governo collaborazionista di Vichy, adottando il nome di battaglia di Cartier. Dopo la guerra ottenne la cittadinanza francese e continuò a giocare e scrivere fino alla sua morte, avvenuta il 4 febbraio 1956 a Parigi. Come detto in precedenza, con la morte di Alekhine nel 1946, il titolo di campione del mondo rimase vacante. Nel frattempo, nel 1924 a Parigi era nata la FIDE, la Federazione Internazionale degli Scacchi con sede a Losanna, in Svizzera. Spettò quindi a lei il compito di organizzare un torneo per eleggere il nuovo campione del mondo. Ma questa storia ve la racconterò nel prossimo episodio. Stay tuned, stay curious.